Bentornati, cari soffittari e care soffittare, nella nostra soffitta del cuore. Qui dove i ricordi profumano di cipria, carta lucida e sospiri. Oggi apriamo un cassetto pieno di fotografie sbiadite e di storie d'amore che hanno fatto sognare milioni di lettrici. Quelle donne che negli anni 70 e 80 aspettavano il nuovo numero di Sogno, Grand Hotel o dei mitici fotoromanzi Lancio, per rivivere emozioni grandi come il cinema, ma raccontate in pagine da sfogliare. Le dive di quell'epoca erano vere protagoniste del sentimento. Occhi profondi, sorrisi dolci, amori impossibili. E anche se oggi molti hanno dimenticato i loro nomi, noi, qui, nella soffitta di Pippo, li riportiamo alla luce. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di restare con me fino alla fine, perché questa puntata profuma di carta, rossetto e nostalgia. Prima, Marina Coffa. Riservata e dallo sguardo sincero, Marina Coffa è stata una delle protagoniste più amate dei fotoromanzi Lancio. Tra il 1974 e il 1984 ha interpretato 354 storie, quasi tutte da protagonista. Il suo volto era il simbolo dell'amore semplice, autentico, quello che faceva sognare le lettrici più romantiche. Ha lavorato anche in televisione, nella serie La famiglia Benvenuti, ma è tra le pagine dei fotoromanzi che è diventata una vera leggenda. Con il suo viso dolce e il portamento elegante, bastava un suo primo piano per raccontare un'emozione. Seconda, Michela Rock, la prima donna delle storie romantiche. Se il fotoromanzo italiano ha avuto una musa assoluta, quella è stata Michela Rock. Nome d'arte di Bianca Maria Rocatani, nata a Latina, Michela è stata l'anima della casa editrice Lancio, con oltre 1300 storie interpretate. Spesso la vedevamo accanto a Franco Gasparri, con cui formava una delle coppie più amate dagli anni 70. Il suo viso dolce, gli occhi grandi e malinconici sono rimasti impressi nella memoria dei lettori. Michela era la quintessenza della donna romantica, sognante, elegante e un po' misteriosa. Terza, Claudia Rivelli, la Susan dal cuore d'oro. Sorella della più famosa Ornella Muti, Claudia Rivelli ha avuto una carriera tutta sua, luminosa e piena di grazia. È stata Susan, la storica compagna di Jack Douglas, interpretato da Franco Gasparri. Con il suo sorriso gentile e gli occhi grandi e sinceri, Claudia ha incarnato l'amore romantico e fedele che faceva sognare le lettrici ogni settimana. Ogni uscita di Jack Douglas era un evento. Si correva in edicola per sapere se Ken e Susan si sarebbero finalmente ritrovati. Claudia era la tenerezza fatta persona, la controparte perfetta del bell'eroe dagli occhi malinconici. Senza di lei, quella saga non avrebbe avuto la stessa magia. Quarta, Adriana Rame, la maratoneta dei fotoromanzi. Tra le dive più instancabili di sempre c'è Adriana Rame, vera signora del fotoromanzo italiano. Dal 1961 ai primi anni 2000 ha recitato in 1323 storie, di cui 339 da protagonista. Un record assoluto. È apparsa sulle testate Letizia, Charmé, Idillio e naturalmente Jack Douglas. Adriana aveva uno stile elegante, una recitazione intensa e uno sguardo che trasmetteva empatia. Le lettrici la amavano perché riusciva a essere vera, mai artefatta, mai sopra le righe. Un volto che per 40 anni ha rappresentato l'amore e la speranza. Quinta, Katiuscia, la diva ribelle dal cuore fragile. All'anagrafe Caterina Piretti, ma per tutti semplicemente Katiuscia. È stata la diva più moderna e ribelle dei fotoromanzi italiani. Tra il 1972 e il 1976 è stata una delle star di punta della Lancio, con 187 storie da protagonista. Poi il salto alla rivista Grand Hotel, che le dedicò addirittura una testata col suo nome, Katiuscia. Dietro il successo, però, si nascondeva una donna sensibile e coraggiosa. Dopo un periodo difficile, ha saputo reinventarsi. Oggi scrive per la rivista Sogno, dove racconta esperienze di vita e rinascita. Una donna vera che ha saputo trasformare la fragilità in forza. E anche oggi, cari amici della soffitta, abbiamo sfogliato insieme un album che profuma di cipria e nostalgia. 5 volti, 5 storie, 5 regine che hanno fatto innamorare l'Italia. Le lettrici di allora le aspettavano ogni settimana e noi oggi le ricordiamo con un sorriso.
Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e scrivetemi nei commenti quale altra diva dei fotoromanzi vorreste riscoprire nella prossima puntata. Perché qui nella Soffitta le storie d'amore non finiscono mai, si leggono, si ricordano e si amano ancora.